Sono Antonio Vassallo, ho 39 anni, sono nato in questa realtà che è a Ceroli, in provincia di Salerno, nel cuore del Cilento. Faccio il ristoratore e il pescatore. Sono riuscito a collegare queste due attività perché la pesca è la mia passione, la passione di famiglia, il lavoro che facevano i miei genitori, i miei nonni paterni e materni, e faccio il ristoratore dal 2009. Faccio questa attività perché purtroppo la pesca oggi non è molto sostenuta, diciamo che è un lavoro molto molto più complicato. Per il gran turismo che abbiamo oggi qui ad Acciaroli siamo riusciti a collegare queste due passioni, queste due attività che oggi funzionano fortunatamente molto molto bene. La mia passione per il mare e per la pesca è nata da quando ero piccolino. Tantissimi del mio paese, turisti che frequentano Acciaroli da tantissimi anni, si ricordano di me già a 6-5 anni che mi azzardavo ad andare su una barca e provavo a fare il pescatore, sempre appassionato per questo lavoro. Sono sempre stato innamorato per il mare, qualsiasi lavoro era collegato al mare. Poi naturalmente è cresciuta continuando ad andare insieme ai miei zii, a mio padre, alla mia famiglia, e naturalmente poi con le piccole soddisfazioni mi appassionavo sempre di più a questa passione, che poi è diventata anche un lavoro. Io pratico diverse attività di pesca, sono pesca con le nasse, pesca con le coffe, con i palamiti, assaraghi, faccio pesca a traina, faccio la pesca con le reti ad aragoste. È una pesca che mi consente di avere un prodotto, un valore aggiunto al mio ristorante. Quest'estate abbiamo pescato circa 25 kg di aragoste solamente pescate da me. Polipi circa 7-8 quintali pescati con le mie 350 nasse. Quindi riesco oggi a avere un valore aggiunto al ristorante, avere una materia prima ottima, perché purtroppo la materia prima è diminuita, i pescatori sono diminuiti, e quindi purtroppo anche questa materia prima che è diminuita, cerchiamo di andarcela a pescare noi da soli. La vita di un pescatore è molto più sacrificata di quanto si immagina, non sono solo le ore piccole in cui tu ti svegli, ma è il freddo, la temperatura, però dà tantissime soddisfazioni, è tanto sacrificata, però è un lavoro di passione, un lavoro di amore per il mare, un lavoro che devi poterlo fare solo se lo ami. La passione per il mare me l'ha trasmessa mio padre insieme ai miei zii, che già da quando ero piccolino mi portavano a pescare con loro e mi facevano già pescare qualcosina, e quindi le mie prime soddisfazioni che poi mi hanno portato ad avere questa passione straordinaria. Ero piccolino, avevo delle reti tutte ingarbugliate, ma davvero molto molto piccolo, e non capivo neanche come bisognava metterle. Presi queste reti tutte ammassate così e le buttai nel porto. Le andai a tirare il giorno dopo e sembrava una pesca miracolosa, perché le reti hanno un criterio: ci sta il galleggiante, deve andare sopra, devono essere messe in ordine. Erano piene di triglie, però triglie giganti. Io mi ricordo che era impressionante, e ricordo che pure i miei zii, mio nonno rimase sbalordito per quello che successe. Sembra ora raccontare un po' una fantasia, ma sembrava quasi veramente un miracolo. Buttate queste reti che era una palla dove i pesci ci andarono a sbattere dentro, e da lì nacque questa grande passione per la pesca. Mi ricordo che quando io pescavo, andavo da lui, portavo questi trofei di pesca come chissà che cosa, però era una soddisfazione vedere lui col suo sorriso, che purtroppo oggi non c'è più, col suo sorriso di un nonno che era soddisfatto del nipote che aveva portato una cassetta di pesce. E quello che mangiavano i pescatori variava in base poi alla pesca, poi in base agli orari cambiavano, in base anche questo, in base alla pesca. Si mangiava quello che si pescava. Naturalmente stiamo parlando di barche più grandi dove avevano la cucina. Si mangiava a base, che ne so, si soffriggeva la cipolla, l'aglio. Io ho mangiato a bordo, abbiamo un peschereccio di famiglia, ho mangiato a bordo, e tutto quello che mangio a bordo, a volte anche se cucinato, che ne so, meno bene, è buonissimo. Ha dei profumi a bordo che li puoi conoscere solo se frequenti questa attività, solo se vai lì e li mangi e capisci di che cosa stiamo parlando. A bordo si mangia, che ne so, la pesca scampi e gamberoni, ma abbiamo mangiato scampi, gamberoni, ma anche pesche povere naturalmente, anche pesce povero, che ne so, pesce bandiera, che oggi è un pesce molto molto
più prezioso, prima non aveva un grande valore. Il pesce bandiera era un pesce che prima si buttava a mare, così la pescatrice è un pesce che si buttava a mare e oggi ha un grande valore. Quello che si pescava si mangiava e naturalmente si parla di una pesca una barca che poteva, diciamo, avere una cucina a bordo e poter poi fare pratica di cucina e poterlo poi mangiare. Quello che poi si mangiava era molto le verdure, quello che si mangiava era l'acqua sale, quindi pane duro e pomodoro, oppure già si portava qualcosa da casa, quindi la frittata, una cosa molto semplice. Però quello che mi ricordo è che quello che si mangia a bordo, naturalmente cucinato a bordo, pesce appena pescato, avevano dei sapori straordinari. Prima il pesce bandiera non aveva un grande valore perché non era molto apprezzato, poi col passare del tempo è diventato un pesce che ha dei valori nutrizionali straordinari e è andato a ruba sotto l'aspetto commerciale. Il mercato naturalmente ha voluto che questo pesce aveva un valore di più e naturalmente poi la pesca è aumentata, tutti si sono buttati a fare questa pesca. Purtroppo anche in modo esagerato perché oggi non se ne pescano più. Sono stati pescati troppi pesci bandiera, infatti in zona noi non ne abbiamo molti perché è stata fatta una pesca purtroppo poco attenta a non togliere troppo pesce per poi farlo riprodurre. La cucina che noi facciamo al nostro ristorante, il Rosso del Mare, se la dovessi descrivere con qualche aggettivo, la descriverei con rispettosa, anche tradizionale. Cerchiamo di essere molto, come dicevo, rispettosi per il territorio, rispettosi per i pescatori. Troppo facile oggi comprare dei pesci o pacchi congelati, metterli in congelatore, scongelare e lavorare. Noi cerchiamo di lavorare veramente a chilometro zero, cambiamo il menù anche 3 volte a settimana, però diamo priorità al pescatore che ha pescato, che ne so, una cassetta di triglie, una cassetta di sgombri, che magari non è pubblicizzato e conosciuto come il gamberone, l'aragosta, l'astice, però cerchiamo di lavorare con quello che ci sta. Cerchiamo di non buttare pesce, perché il pesce va molto rispettato, se va pescato naturalmente non si deve buttare niente. Troppo facile oggi pescare, sfilettarlo a mare e buttare, che ne so, un 20% di carne che può servire a essere venduto in un piatto. No, facciamo un lavoro molto attento, molto rispettoso per l'ambiente, per la natura e per i pesci stessi. È molto importante utilizzare la rete con una maglia, diciamo, che prevede la legge, quindi una maglia abbastanza larga per poter far passare i pesci piccoli. E la fortuna è che oggi, almeno nel nostro porto, nel porto di Aceroli, il pescatore è diventato molto rispettoso. Non esiste una barca e un pescatore, e lo dico davvero con molta sincerità, che non butta ogni sera un sacco o due di plastica che ha preso nella rete. Colui che non ha un sacco a bordo da buttare a terra significa che l'avrà buttata a mare perché purtroppo ogni giorno si pesca della plastica. Il piatto del cuore del ristorante, io ritengo che ce ne siano tanti, però il piatto del cuore del ristorante ritengo che sia lo spaghetto con le alici di menaica. Le alici di menaica sono un presidio slow food e i paesi produttori sono Pisciotta, dove ci sono molte più flotte di pescatori di noi, ed Acciaroli. Purtroppo siamo molto in meno, siamo giusto un paio di pescatori che riusciamo oggi a praticare questa attività di pesca ed è una pesca molto sostenibile, molto selettiva, una maglia dove riescono a passare le alici piccoline, quelle grandi vengono intrappolate. Nell'andare nella rete rimangono intrappolate e perdono il sangue, la parte aspra, la parte amara, vengono conservate in sottosale e questo penso che sia il nostro valore aggiunto, lo spaghetto con le alici di menaica. Io amo molto la pescatrice, il pesce San Pietro, ecco, vedi, il cefalo che non è un pesce che ha un grandissimo mercato, non ha un grandissimo valore, la lampuca che allo stesso tempo non ha un grande valore, però sono pesci che sono davvero ottimi. Per esempio io il sauro, che si vende anche 1 euro, 2 euro al chilo, io lo mangio crudo. Naturalmente ben presentato, ben curato, si può vendere anche nella ristorazione e può essere anche un piatto venduto a 10-15 euro perché va preparato bene, va servito bene e può essere servito anche crudo. Crudo si può servire qualsiasi cosa e penso che oggi quello che bisogna fare nella ristorazione a causa di tantissimi costi, quello che potrebbe essere un valore aggiunto è lavorare il pesce povero.
Mia mamma ha un'ottima tradizione di cucina di piatti di pesce. Tubetto con la pescatrice è uno dei piatti che mi è rimasto impresso di quando ero piccolo, però davvero ora noi siamo abituati a vantare i piatti delle nostre mamme. Un altro valore aggiunto che abbiamo noi nel Cilento è un olio straordinario che proviene da un'oliva locale, l'oliva Salella, l'oliva bianca, che hanno un misto e fanno un ottimo olio che secondo me accosta molto bene con i piatti di pesce. Mia mamma preparava la pescatrice, i piatti che preparava in base al pescato del giorno, quindi rappresentava quello che noi oggi facciamo nella ristorazione. Tornava mio padre da pesca, perché mio padre è stato pescatore fino al 95, e quello che si pescava si portava a casa, naturalmente una piccola parte, e si cucinava. La pescatrice, i gamberi, i gamberoni, le triglie, quello che noi riuscivamo a portare a casa, naturalmente cercavamo di cambiare, si cucinava, veniva veramente cucinato in maniera straordinaria. Io ricordo i profumi che lasciavano questi piatti con questa materia prima appena pescata, che erano davvero indimenticabili. Allora, io penso che nella cucina del nostro ristorante gli ingredienti che non possono mancare sono l'olio extravergine d'oliva, l'olio nostro, l'olio locale, sono un ingrediente essenziale. Ingrediente fondamentale è la materia prima locale, la materia prima veramente a chilometro zero, una materia prima che naturalmente varia in base a quello che ci sta, e poi le verdure locali, verdure di stagione. Questo è quello che secondo me sono gli ingredienti principali. La cucina del nostro ristorante rispetta l'ambiente, cerca di essere una cucina sostenibile, perché cerchiamo davvero di non lasciare scarti, cerchiamo di fare un ottimo lavoro, cerchiamo di andare anche dal cliente e dire questo è finito, purtroppo questo oggi è cancellato dal menù perché è finito, non compriamo tanta roba, quando si lavora poco facciamo la spesa per 20 persone, se ne vengono 30 lavoriamo per 20, perché purtroppo il problema che c'è nella ristorazione sono gli avanzi. Prendere più pesce oppure congelarlo rischierebbe poi di rovinare il lavoro che fino ad ora hai fatto. Uno, perché magari lo butti, due, perché magari lo devi congelare. Quindi nel caso ne peschi di più, lo congeli, nel caso peschi poco, purtroppo non ti basta per le prenotazioni che hai. Il Cilento penso che abbia dei prodotti d'eccellenza. Prima abbiamo parlato di presidi slow food, noi in Cilento ne abbiamo davvero tantissimi. E purtroppo questa è una cosa che tantissimi miei compaesani, tantissimi miei concittadini cilentani non conoscono. Il Cilento è pieno di presidi slow food e non solo, prodotti che anche se non sono presidi slow food sono altrettanto buoni. Abbiamo una terra piena di prodotti, piena di materia prima, piena di, ecco, l'olio, abbiamo un olio straordinario in tutta la nostra terra cilentana, abbiamo un ottimo pesce. Io penso che molti di noi non sanno la ricchezza che abbiamo nel nostro territorio cilentano. Se dovessi elencare qualcosa che non mi piace di questo territorio è proprio il fatto che parecchi miei concittadini ancora non hanno capito il valore che ha questa terra. La dieta mediterranea, secondo me, è quello che noi già abbiamo sentito tantissime volte, è uno stile di vita, quello che i nostri nonni, i nostri genitori facevano in modo quotidiano, vivere con quello che ci stava, una vita serena, una vita tranquilla, con il pesce pescato magari nella giornata, con l'orto che produceva ortaggi e delle verdure fresche, e tutto questo senza coloranti, senza conservanti. Io da 13 anni faccio ristorazione. È quello che mi è capitato di vedere tantissime persone intolleranti, tantissime persone celiache, e per fortuna prima non ce n'erano. E penso che questo sia la dieta mediterranea, uno stile di vita, una vita lontana da qualsiasi forma di stress, è un patrimonio che dovrà essere conservato da noi cilentani, da tutto il territorio cilentano. Secondo me deve essere trasmesso il messaggio di quanto veramente sia importante questo obiettivo raggiunto. Il piatto che più rappresenta la dieta mediterranea nel nostro ristorante è le alici imbottite. Le alici imbottite sono con uova e formaggio, cacio ricotta di capra. Lavoriamo le melenzane imbottite con la stessa imbottitura, lo spaghetto con le alici, cerchiamo di lavorare con le verdure del giorno. Mio padre beveva vino, più vino, ultimamente beveva rum, si era appassionato a dei rum particolari, e la sera lo ricordo con molto piacere quando a fine serata si sedeva
mi chiedeva al ristorante un'acqua sale, gliela portavo sul porto, avevamo un locale sul porto e ricordo che ero pieno di gente, lavoravo, lui mi chiamava, Antonio, propone l'acqua sale. Io mi lamentavo, dicevo, ma come cavolo, tengo un sacco di gente al ristorante, però no, mi piaceva accontentarlo, preparavo l'acqua sale, gliela portavo e lui lì con i suoi amici beveva il vino, mangiava l'acqua sale e a fine serata si fumava il suo sigaro con il suo rum. Il nonno era invece un grande bevitore di vino. Lui lo ricordo che beveva più rosso, anche vini importanti, nel senso sotto l'aspetto diciamo alcolico, anche se là si poteva anche alzare il grado alcolico. Era lì, ma anche lui era abituato a mangiare bene. E sì, lo ricordo che aveva il suo calice che non bisognava toccarlo, bisognava lasciarlo lì, aveva un calice di legno straordinario, lo conservava. Non so se si può ricordare, ma lui preferiva anche non lavarlo perché bisognava conservare i profumi. E lui era bravo, era un ottimo bevitore, era un appassionato di vino. E sì, lui lo ricordo molto più prevalentemente appassionato a vini rossi.